un po' in ritardo, ma È quella? è arrivato. È arrivato. Winamp. Winamp, sì. Però allora, siccome obiettivamente già ce ne stanno diverse in rete di recensioni di questo incredibile prodotto, lo abbiamo contestualizzato. Meglio. Ma sì, diciamo. Gli abbiamo abbinato due diffusori Indiana Line Nota 260X dal prezzo di... sì, 260X. esatto, dal prezzo di 200, poco meno di 250 euro, e Sì. quindi abbiamo voluto fare 3,49 più 2,50 con 600 euro un impianto completo, e quindi vi parleremo di un impianto completo da 600 euro. Costa troppo! No, costa troppo poco. Costa troppo poco e magari... Comunque facciamo schifo, dai. Va allora, bene. seguiteci, è veramente un bel impiantino, subscribe, campanella e anche sui social. Ciao! Ciao. È complicato, eh? Sì, È allora, complicato perché questo è un prodotto che ha talmente tante funzionalità che ricordarsele tutte. non è facile, però potremmo dire questo, visto che il tempo è tiranno, Sì. ha le stesse identiche funzionalità e caratteristiche del Mini e del Pro che abbiamo già provato, per cui noi ne parleremo, però andiamo un po' più a volo d'angelo, Sì. e se volete delle delucidazioni maggiori potete andare a vedervi la prova che abbiamo già fatto. Sei d'accordo, Giulio? Sono d'accordo, e una cosa va detta per chi è appassionato di queste informazioni: il chipset del DAC di questo Winamp è ancora superiore a quello del Wim Pro Plus. Esatto. E quindi magari questa cosa potrebbe far contento qualcuno. Allora, io mi vorrei soffermare su un aspetto. Sì. Noi avevamo detto, accidenti, fantastico, meraviglioso il Wim Pro Sì. e il Wim Pro Plus, Sì. perché prodotti che a un costo francamente irrisorio funzionavano così bene, facevano così tante cose, sembrava una cosa spettacolare. E continuo ad avere lo stesso giudizio. Sì. Ora, che cosa succede? Che a poca distanza, diciamo, dal punto di vista temporale, questi signori di Wim se ne escono con questa macchina. Macchina che io pensavo fosse fatta di plastica, e invece il telaio è metallico, tranne il pannello inferiore. Per chi è amante del mondo Apple è molto simile anche dal punto di vista delle dimensioni a un Mac Mini. Allora, 16 cm il Mac Mini, 16,5 questo. Quindi siamo lì. Gli assomiglia molto. Anche la scelta del colore Space Gray e Silver è molto Apple, ma la cosa che poi è ancora più di tutti Apple è la confezione. La confezione con quella scatola con il coperchio che si fa un po' fatica a tirarlo su, ma quando scende lentamente. Somiglia moltissimo. È moltissimo Apple-like. Però è un Apple-like fatto bene, perché sono tanti quelli che ci provano a fare Apple-like e poi fanno una porcheria. Questo è un Apple-like fatto molto bene. Qui hai proprio la sensazione netta, il pensiero netto, come hanno fatto per 349 euro a darti tutto questo, perché sembra tutto, non voglio dire regalato, sembra tutto che ti lascia proprio a bocca aperta. Altro aspetto che a me ha lasciato a bocca aperta. Dunque, oggi è martedì. Sì. Noi abbiamo fatto lezione in auditorium mercoledì scorso. Mercoledì scorso lo abbiamo usato, lo abbiamo collegato, e al primo collegamento questo ha detto: c'è un aggiornamento firmware, mi faccio l'aggiornamento firmware. Questa mattina, quindi è passata una settimana scarsa, l'ho acceso, c'è un nuovo aggiornamento firmware. Cioè, questi lavorano indefessamente al miglioramento lato software di una macchina che è già, secondo me, perfetta. Ma comunque, a questo punto, mi ricollego al discorso iniziale, questi signori fanno la macchina con l'amplificatorino dentro. Esatto. Però a me veniva immediatamente da fare un discorso, cioè se quel Pro Plus costava 249 euro, questo costa 100 euro di più. Sì, ma con 100 euro di più di differenza tu hai il cabinet metallico che vi assicuro non li regalano, e l'amplificatore.
Sì. Insomma, con un DAC migliore, quindi le stesse prestazioni del Pro Plus migliori perché c'è il DAC migliore, ma in più come se fosse quasi regalato, perché 100 euro in più hai anche un amplificatore, che poi può essere anche la scelta dell'audiofilo, che magari l'amplificatore lo può usare per amplificare le casse della cucina e questo quindi. Però questo a me fa, come dire, pensare alla scelta del potenziale cliente di questa macchina, che difficilmente sarà l'audiofilo di lungo corso, quello al quale noi abbiamo dedicato le ultime prove del canale Audio 2G. Insomma, è chiaro che non è un apparecchio che può essere di interesse per quello che è interessato al Solution, al Triode Musashi e via discorrendo. Questo è un altro tipo di pubblico. Però, come abbiamo sempre detto, il percorso audiofilo è un percorso a tappe ed è un percorso anche molto lungo. Sì. Se tu dai a un assoluto esordiente, qualcuno che non ha mai, come dire, frequentato il mondo della musica riprodotta, un sistema audio molto importante, quello non è in grado di coglierne la raffinatezza. Allora è giusto che esistano anche degli entry level e questo abbinamento qua con questi diffusori, che anche questi hanno secondo me dell'incredibile, perché per 250 euro è un 2 vie realizzato in maniera impeccabile. Woofer da 16, basso reflex posteriore, insomma c'hanno tutta tweeter a cupola in seta, insomma tutta una serie di cose che lasciano a bocca aperta per il prezzo. E l'ascolto ci sta, l'ascolto ci sta, poi dipende quanto è stretta la maglia di giudizio, quale griglia di valutazione tu vai a utilizzare. Certo che se utilizzassi la stessa griglia di valutazione che ho utilizzato nelle ultime settimane per giudicare dei prodotti molto più importanti, questi non ne uscirebbero bene, ma sarebbe una sciocchezza. Sarebbe una fondamentale, colossale sciocchezza. Sì, anche perché questo poi tra l'altro potrebbe essere adatto all'audiofilo che si fa l'impiantino per la cucina, per la camera da letto o per il secondo o terzo impianto, potrebbe avere un senso, ma il vero senso di questo prodotto e della combo che abbiamo pensato di fare è quello di avvicinare persone all'ascolto di qualità, perché così le avvicini in modo sostanziale. Diciamo che in questo modo siamo un po' andati su quelle che poi saranno le considerazioni che faremo nella parte del video relativa all'ascolto. Torniamo un momento alle caratteristiche per riassumerle velocemente. Connettività wireless, wifi, connettività cablata, ovviamente con il cavo Ethernet, il cavo cablato, ci sta più simpatico, è più comodo e via discorrendo. Una cosa molto importante di questo prodotto è l'uscita sub. Bravo. Che state vedendo nella relativa schermata. Uscita sub che è anche molto ben configurabile perché permette di scegliere il punto di incrocio, permette di scegliere il livello, permette di scegliere la fase. Sono regolazioni che in alcuni sub, ad esempio penso ai REL, le si trovano sul pannello posteriore del sub fisicamente. Questo qua lo fa con un DSP, evidentemente. Esatto, quindi poi se vi trovaste mai con un sub che ha le regolazioni, o le fate qui o le fate lì, perché sennò dopo... Se le fate su tutte e due... Su tutte e due non si può fare, perché se cambiate la fase qua e la cambiate anche là, poi vi trovate a non averla cambiata, per esempio. Perché dico che è importante il sub? Perché probabilmente questo, per come è organizzato, un oggetto piccolo, probabilmente finirà con il suonare con dei mini diffusori che per ovvie limitazioni non possono scendere tanto in basso e quindi l'abbinamento con un piccolo sub ci sta tutto. Ma poi che succede? Si innesta una sorta di ciclo virtuoso. Se grazie al DSP l'amplificatore interno del WiiM viene sollevato dall'incarico di gestire la gamma bassissima, lui è tutto contento e gestisce fondamentalmente dal medio-basso a salire, lasciando la parte impegnativa all'amplificatore che sta a bordo del subwoofer. Anche le casse sono tutte
più contente. Vogliamo dire qualche cosa poi della connessione HDMI? Connessione HDMI in ingresso, quindi questo è compatibile eARC, per cui col volume del televisore voi regolate anche il volume del Wimamp. Chiaramente questo non ha una decodifica 5.1 ma ha solamente PCM, per cui ricordatevi sul televisore di impostare uscita PCM perché sennò non funziona, però comunque anche con l'uscita PCM, quindi non 5 Dolby Digital o Dolby Atmos, avete un aumento della qualità del televisore impressionante, chiaramente. Certo. Quindi ingresso HDMI, c'ha anche ingressi analogici. C'ha un ingresso analogico. Ingresso analogico al quale può essere collegato un giradischi, un lettore di CD, una qualsiasi sorgente analogica. Che altro dire, Giulio? Che altro dire? Che l'app è dotata veramente di quasi tutte le possibili piattaforme digitali a bordo, quindi voi, e lo state vedendo, avete ovviamente i soliti Tidal, Qobuz, Spotify, Amazon Music, Deezer, tutto, anche quello che non c'è in Italia, tanto che vi consigliamo all'inizio, siccome vi dà la possibilità e lo vedete di escludere i servizi che non usate, conviene toglierli, perché altrimenti quando poi andate a cercare le sorgenti ve le fa vedere tutte e non è comodo. E non è comodo. Altra cosa, la macchina dal punto di vista dello streaming è compatibile con il protocollo di LNA, quindi nel momento in cui noi l'abbiamo collegata qui in rete ha immediatamente visto i 2 NAS con minim server e quindi si può fare, diciamo, stream dai 2 NAS e ascoltarsi i file che abbiamo sulla library dei NAS. Così come la macchina è perfettamente compatibile con Roon, quindi nel momento in cui si utilizza Roon la vede, basta selezionare questa come zona e attraverso Roon si può regolare anche il volume, tutta una serie di comodità. Quindi lato interfacciabilità, io l'ho provata anche con l'app nativa di Qobuz, l'ho provata anche da Apple HomeKit, quindi dal protocollo domotico della Apple, anche lì funziona perfettamente. Vogliamo dire qualcosina proprio sulle casse prima di passare allo sventramento? Sono già pronto? Allora, le casse sono dei bus reflex con tubo d'accordo posteriore, sì. Non sono adatte al B-amping, quindi hanno soltanto 2 morsetti in ingresso, ma insomma questo è assolutamente normale. Woofer da 16, tweeter a cupola da 2,5 e bus reflex posteriore, l'abbiamo detto. Abbiamo detto, sì, insomma è un classico 2 vie da stand, noi l'abbiamo messo sugli stand della Solid Steel. L'altezza è risultata perfetta. Dal punto di vista estetico, quello che hanno che è molto carino rispetto a una cassa economica entry level tradizionale, questa bombatura sui 2 lati, sì, sinistro e destro, con delle venature in legno, sì. L'oggetto è veramente molto ben fatto, molto elegantemente realizzato, sì, io direi, e francamente convincersi che questo è un oggetto da 250 euro, insomma, sì, si fa una certa fatica, ecco, per quanto bene sono fatte. L'ultima cosa, e poi passiamo davvero allo sventramento, è il telecomando. Il telecomando da cambio camera, faccio vedere, eccolo qua, questo è un telecomando che poi vedete anche in sovraimpressione, Bluetooth. Sì, quindi va fatta la procedura di accoppiamento che dura qualche singolo istante, ma interessante, qua sopra ha l'iconcina del microfono, per cui se schiacciate il microfono potete impartire degli ordini al Wimamp utilizzando Alexa o Google Home. Esatto. Siccome qui non utilizziamo nessuno dei due, nell'altro, però insomma ci fidiamo. Come funziona tutto bene, funziona anche questo. Quindi alza il volume, abbassa il volume, cambia la traccia, metti quella canzone. Spegni tutte queste. Prende tutti i comandi vocali che già conosciamo. Ok? Andiamo a sventrare. Ciao. Avvicinati, Giulio. Prima cosa, contenitore in alluminio, che noi erroneamente pensavamo fosse per dissipare il calore generato dagli stati finali, e invece serve per dissipare il calore della CPU. Infatti, guardate che finezza. Questa è la CPU e questo è il castelletto, sempre in alluminio,
che prende il calore da qui e lo porta al contenitore. Ok? Molto molto raffinato, estremamente raffinato, e tra l'altro il contenitore è veramente in alluminio, giusto Giulio? Sì. Perfetto. Dunque, poi ingresso della 220 volt. Sì. E qui vediamo tutta la sezione di alimentazione e capiamo subito che infatti è delineata da questa linea bianca. Vedete? Questa quindi è tutta la parte di potenza e questa invece è la parte di elaborazione e di segnale e questa è invece la parte di alimentazione verso i circuiti. Un alimentatore molto robusto, del resto deve fare due sezioni finali oltre a tutta la parte di preamplificazione, DAC e streaming, parte di alimentazione a bassa tensione e poi qui entriamo dentro ai circuiti analogici veri e propri. Non vi possiamo far vedere i due chip di potenza perché sono messi sotto il circuito stampato e facciamo vedere piano piano, lo sollevo, il dissipatore vero e proprio, eccolo qui. Questo è il cavo per il Bluetooth, per l'antenna Bluetooth, il dissipatore vero e proprio che è contenuto sulla base del prodotto e prende aria da queste feritoie. Esatto, da queste feritoie che sono poste sul pannello inferiore. Eccolo qua. Riappoggiamo di nuovo. Ecco qui. Schermo per la parte digitale. Questi sono i cavi di uscita che finiscono sui binding post, eccoli qua. Questa è la piattina che collega invece tutta la parte di LED e la parte della manopola del volume e infine questa è la piattina per l'ingresso HDMI e gli ingressi digitali. Modulo Bluetooth, eccolo qui, e abbiamo visto il cavo che poi finisce fino all'antenna. Che arriva qui e poi passa sotto. Esattamente. E lo ritroviamo qui. Esattamente. Il chip DAC non c'è perché è nella parte di sotto e quindi non ve lo possiamo far vedere. Questo è l'ingresso Ethernet che è come vedete ingresso Ethernet contenuto all'interno di un contenitore schermante e infine qui possiamo vedere, eccolo qua, i due chip di potenza che sono avvitati sotto e queste due viti vanno poi svitate per togliere il dissipatore vero e proprio e fare un'eventuale sostituzione. A me sembra una costruzione davvero miracolosa rispetto al prezzo. Io quando l'ho aperto ho detto, signori, qui ci troviamo di fronte a qualcosa che non può costare 349 euro, anche solo di metallo, con quello che costa l'alluminio, tenendo conto che c'è un dissipatore di potenza e c'è un altro dissipatore solamente per la CPU e tra l'altro tutto il circuito di ventilazione è fatto molto bene perché ti dà la possibilità di appoggiarlo sia in orizzontale che in verticale grazie alle feritoie che abbiamo visto che ci sono sotto e che fanno ventilare l'aria da una parte all'altra. Davvero una bellissima realizzazione, non trovi Giulio? Fantastica. Chissà come sono le Indiana Line, vogliamo aprire anche quelle? Pronti? Andiamo a vederle. A tra poco. Giulio, la prima cosa sulla quale porre attenzione è questo condensatore giallo, vieni a vedere, del filtro, ok? Che è un condensatore in polipropilene, poliestere, insomma è un condensatore di alta qualità. È il condensatore che è in serie al Twitter e per una cassa da 260 euro la coppia uno si aspetterebbe di trovare un elettrolitico non polarizzato e invece c'è un bel condensatore, davvero un bel condensatore MKT, eccolo lì, 6,8 microfarad, 250 volt, non male affatto. Oh, ma anche davvero a livello costruttivo mi sembra che il mobile sia realizzato, come dire, per benino. Sì, per benino, MDF ad alta densità, sì, non spessissimo ma ad alta densità, rinforzo, setto centrale di rinforzo,
fresatura sul pannello frontale per far sì che gli altoparlanti risultino montati a filo. Esatto. Poi c'è questa sorta di... è una rifinitura, vedi? Sì, sì. Nera. Una specie di wrapping. Sì, ok. Qui si vede il condotto di accordo. Fatto piuttosto bene in plastica, poi vediamo i componenti, che dici? Sì, vogliamo vedere, scusa, il pannello laterale. Laterale, sì. Che ha questa, diciamo, sorta di finitura un pochettino nobilitante. Ecco, guardiamo che meraviglia. Sì. Per il prezzo di acquisto, sì. Insomma. E facciamo vedere da ultimo il pannello posteriore. Ok, eccolo qua. E quindi con dei morsetti d'ingresso, insomma, non eccezionali, però del resto accettano banane, cavo spellato e forcelle. Che cosa si vuole di più dalla vita? Se me la rigiri un momento, ecco, no, volevo soltanto inquadrare l'etichetta dove, eccolo qui, c'è scritto Made in PRC, quindi sono cinesi. Indiana Line is a brand established and developed in Italy, design in Italy, made in Repubblica Popolare Cinese. Benissimo. Perfetto. Un overview agli altoparlanti breve? Assolutamente sì. Lo rimetto a posto piano piano come tu mi dici sempre di fare. Eccolo qua. Allora, tweeter, eccolo qui. Tweeter a cupola in seta da 2,5 cm. Perfetto, con una bella flangia. Una bella flangia, con magnete in neodimio. Magnete in neodimio, facciamo vedere la cupola. Ok. Perfetto. Ok? E questo lo rimettiamo a posto. E poi il wooferetto. Il wooferetto, eccolo qui. Questi elementi qui, in questo caso, siccome questo è in metallo e non in alluminio, sono piuttosto spesse e quindi chiaramente l'energia che viene creata dal cono tornando indietro ha molta più facilità di rimbalzare qui piuttosto che se questa struttura fosse sottile come lo è quando la struttura è in alluminio. Però insomma questa è classica forma di un woofer economico. Ecco. Il gruppo magnetico comunque non è troppo piccolino. No, non è troppo piccolino, ha un foro di ventilazione, insomma ha tutto quello che deve avere. Ecco, ci sono anche questi fori che servono per la ventilazione. Eccoli qua, sono 1, 2, 3 e 4, insomma è fatto bene. Va bene. Ok, rimonto? Questo sarò in grado. Dai, questo mi sembra un'operazione semplice. Ciao amici. Ciao. Parlo io o parli tu? Parla tu. Già l'abbiamo detto una volta, ma mi piace ripeterlo. Vorrei nascere adesso, diciamo 20 anni fa, con la stessa passione audiofila che avevo prima, quindi con quella che ho adesso, per avere a disposizione prodotti come questi, che mi danno la possibilità di cominciare a entrare nel rutilante mondo della riproduzione audio con dei costi così accessibili, perché io e te ce lo sognavamo che con 500.000 lire potevamo comprare un amplificatore e con 250.000 lire potevamo comprare una coppia di casse a 2 vie bookshelf. Era totale fantascienza. Mai nella vita. Stavo notando, ma me ne sono accorto in questo istante, che non te lo puoi dare in la scritta WIM la leggi sia così sia così. È fighissimo. Geniale. No? Piccole raffinatezze grafiche. Piccole raffinatezze grafiche di un'azienda che è veramente di una eleganza, di una raffinatezza. Sì, tra l'altro non l'abbiamo detto, ma adesso a questo punto scorrerà in sovraimpressione che c'è una barretta LED accanto alla manopola del volume che ti indica anche il livello del volume e che si vede addirittura da lontano. Ma se vuoi, attraverso l'app la puoi disabilitare la barretta, così come puoi disabilitare anche la lucina che segnala lo stato di acceso o spento. No, veramente
cioè, è un sistema che fa proprio tutto e lo fa tutto proprio bene. Allora, messa in questi termini diventa un po' difficile, francamente, perché lo accennavo prima, secondo me, a fronte di un prezzo di questo genere, ma sto parlando dell'intero sistema, sto parlando del Wimamp e sto parlando dell'Indiana Line, e puoi metterti a dire sì, però secondo me no. Un però non ci può essere. Perché comunque qualsiasi cosa tu possa dire, qualsiasi però tu possa tirare in ballo, ci dovrebbe essere qualcuno che ti dice: ma cosa vai cercando per 600 euro? Cosa vai cercando? Cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Perché, attenzione, cosa vuoi di più? Anche perché c'è tutta una serie di finezze che ti fanno capire che questa gente fa veramente sul serio, no? Sì. Anche il cabinet in alluminio che fa da dissipatore è fatto in modo da dissipare tanto quanto serve per renderlo appena tiepido. Appena tiepido, quindi si può mettere dappertutto facilmente. Le prestazioni audio sono delle prestazioni rispetto al prezzo miracolose. Sì. Poi vogliamo dire che magari non pilotano delle casse grandi, che magari il basso potrebbe essere un po' più di qua, che il medio alto è un pochino troppo squillante, ma è un miracolo rispetto al prezzo. Quindi per far capire quanto poi questa evoluzione tecnologica a 360 gradi ha portato delle enormi vantaggi per l'utente finale, perché oggi l'utente finale, che fondamentalmente è smartphone centric, come Sì. poi si dice adesso, con questo Wimamp trova il suo matrimonio perfetto, con una qualità eccellente per quello che il sistema offre. Passiamo all'altra camera. Sì, passiamo, scusami, è vero, è che io mi sono infervorato. Ti sei infervorato, Sì. Me ne sono reso conto. Sì. Allora, io passando proprio all'aspetto degli ascolti, cioè del come suona questo sistemino, ci sono state un paio di cose che mi hanno colpito particolarmente. Una di queste è l'ascesa in basso, cioè è un sistema che scende. Ora manca la porzione del basso più profondo, quindi c'è il classico effetto bookshelf di un basso che tu lo percepisci come solido, veloce, articolato, ma mancano i registri, quelli diciamo più gravi. Non me li sarei aspettati, però certamente non è che ho detto accidenti, manca il basso profondissimo, no, era qualcosa che mi aspettavo, però quello che c'è in maniera assolutamente dignitosa, assolutamente godibile. Ecco, io quello che tenderei a utilizzare come parola chiave è proprio quello del termine di godibilità, cioè è un sistemino questo qui che a fronte di una spesa contenuta ti rende la vita semplice, ascolti la musica, l'ascolti bene e il discorso è sostanzialmente finito lì. Non ci sono retropensieri, non ci sono messe a punto, non ci sono troppe storie di, ad esempio, cablaggi, perché fondamentalmente c'è il cavo dei diffusori e il cavo Ethernet, ma insomma è finita là. Quindi, da questo punto di vista, veramente è una filosofia, è un approccio che io lo potrei definire l'estensione del telefonino. Tu prima parlavi di smartphone centric, è vero, questo qui va in quella direzione, cioè è un sistema di ascolto che è molto nelle corde della persona che è abituata ad ascoltare la musica con il telefonino. Diciamo che potrebbe essere un eccezionale upgrade rispetto ad un utilizzatore di musica con il telefono che magari ha scelto di spendere diversi soldini su una buona cuffia. Questo potrebbe essere un'alternativa. Io, da non esperto di cuffie, però mi immagino che i 500-600 euro, se vuoi su una cuffia da collegare al telefonino, li puoi spendere. Sì. Qua entri nel mondo, a me più caro, dell'ascolto
non personale, ma dell'ascolto in ambiente, che magari può essere condiviso, che comunque ti dà una sensazione diversa, per me più gratificante, ma non lo estendo come dato generalizzabile, semplicemente una sensazione differente. Quindi eccellente, eccezionale porta d'ingresso nel mondo dell'audio 2 canali di buona fattura. Esatto. I diffusori sono dei diffusori sanissimi. È chiaro che io mi sono fatto anche un giro con le Indiana Line pilotandole con il Copland o qualche altra cosa che avevamo qui in casa, e è un diffusore da 250 euro, quindi non gli si può chiedere la raffinatezza ad esempio delle LS3/5, che sono state poverine le Indiana Line. Io ho tolto le LS3/5 e ho messo loro, certo. Vabbè. Queste scendono più in basso, certo. ovviamente. Fisicamente no, è ovvio immaginarsi che sia così, però ecco, quella grazia, quella texture, quella ricchezza di dettaglio, di approfondimento armonico non ci può essere, però è un diffusore che comunque ha tutte le caratteristiche che deve avere. Se noi ritorniamo al punto di partenza, tu dicevi quando eravamo piccoli, i miei primi diffusori sono stati diffusori della Marantz, figuriamoci che poi non è che sia mai stata famosa per i diffusori, si chiamavano HD 440. Sì. Ed ero molto invidioso del mio amico Francesco che aveva le RCF. BR40? Bravo. Che se non ricordo male c'erano anche le lucine che si accendevano a un certo punto. Forse sì. Ma ecco, queste siamo anni Mi viene pure in mente anni luce avanti. Quindi io lo promuovo non a pieni voti, assolutamente di più, e lo consiglio anche come primo impianto per il nipote, per il figlio. Sì. Scusami. Prego, scusa. Io però tenderei a dire facciamo un fuori categoria. Cioè io non direi che questo a seguito della nostra attenta analisi lo abbiamo promosso. Secondo me è improbabile fare un discorso di questo genere. Questo è promosso d'ufficio perché a 600 euro un suono e una ricchezza di funzioni così grande io non mi aspettavo che potesse esserci. Esatto. Quindi ecco, ha già vinto solo per quello. Per quello. On top suona pure bene. Allora, subscribe, campanella, social, Facebook, Twitter, Instagram, tutto quello che volete, seguiteci, supportateci. Ciao, a presto. No, aspetta, Twitter. No, Twitter no. Twitter non esiste più, si chiama X, ma su X non ci stiamo. Su X non ci stiamo, ma potremmo stare fra poco su Tricchi Trocchi, come lo chiamo io. Su TikTok. Ci mancava solo quello. Ciao.